Perché? Perché tutti consigliano di prestare particolare attenzione a inserire una fonte proteica al mattino con la colazione? Le ragioni che spingono a questo condivisibile suggerimento sono essenzialmente tre. Iniziare fin dal mattino a introdurre proteine per essere sicuri di coprire il proprio fabbisogno giornaliero. 2. Le proteine contribuiscono in modo significativo a un prolungato senso di sazietà. E 3. Quelli un po' più preparati del sottoscritto ci ricordano giustamente che durante il digiuno notturno il corpo potrebbe aver fatto ricorso alle proteine del muscolo per garantire la stabilità della glicemia. E infine, ragione bonus, il consumo di proteine in associazione agli zuccheri, che spesso sono un po' troppo presenti nella tua colazione, birichino, ne limitano l'impatto glicemico e insulinico. Parliamone un attimo perché, se come già detto il consiglio è sicuramente condivisibile, è a mio avviso importante non perdere di vista il quadro generale delle priorità, a partire dal fatto che già di per sé fare colazione non è indispensabile. Non c'è alcuna ragione davvero solida per consigliare a tutti indistintamente di fare colazione. Se non sei abituato a farla, se non ne hai voglia, semplicemente non farla. Al tuo corpo non succederà nulla di brutto. Questo approccio è peraltro un caso specifico di quello che, ad esempio, rappresenta uno dei cavalli di battaglia del dottor Vendrame. Se non hai voglia di mangiare, non mangiare, mai! Salvo ovviamente situazioni patologiche come i disturbi alimentari. Per esempio, se non ti senti più di finire quello che hai nel piatto, avanza e se sei bravo lo metterai via per un pasto successivo, così da non sprecarlo. Se al mattino non hai voglia di fare colazione, non c'è ragione per forzarsi a farla. Punto. Ovviamente, se si decide di farla, e in effetti devo ammettere che, almeno per me, è spesso il pasto più gratificante dell'intera giornata, a quel punto meglio farla sana e nutriente. Ma farla sana e nutriente non significa per forza riempirsi di proteine. Se per esempio ti trovi bene con un espresso e un paio di frutti, bene così, perché una dieta può essere definita ragionevolmente sana, bilanciata e completa quando esprime queste tre caratteristiche nell'insieme di tutti i pasti della giornata o più correttamente della settimana, non necessariamente ad ogni singolo pasto. Se hai una dieta degna del miglior atleta ortoressico del mondo, ma la domenica a colazione ti concedi un croissant alla crema al bar, la tua dieta, per quanto mi riguarda, rimarrà perfetta. Non sarà certo quella colazione a spostare in modo determinante, considerevole, quello che è l'equilibrio complessivo. Se invece a colazione sentissi il bisogno di mangiare un po' di più rispetto a un solo frutto, iniziare a introdurre un po' di proteine da fonti sane può effettivamente essere utile, ma la buona notizia è che, avendo cura di scegliere cibi sufficientemente salutari, ti accorgerai che in realtà l'introduzione di proteine avviene quasi automagicamente. Ad esempio, i tanto vituperati cereali integrali sono una discreta fonte proteica ingiustamente sottovalutata. Tanto per dire, le classiche fette biscottate, anche se non integrali, apportano comunque circa 11 grammi di proteine per 100 grammi, ma se opti per l'avena in qualunque forma, la percentuale di proteine sarà ancora maggiore. Se poi, anziché la marmellata più zuccherina del mondo, oppure in associazione a questa, a seconda del tuo fabbisogno, optassi per una crema di frutta secca o della taina, l'apporto proteico complessivo sarà ancora più importante. I latticini sono essi stessi fonte di proteine, che sia il latte del cappuccino o a maggior ragione yogurt, ancora di più se greco. Insomma, come vedi, non è troppo difficile se iniziamo solo a fare scelte di buon senso. Ma veniamo ai motivi per cui vale la pena provare a prestarci attenzione. La prima ragione, molto banale, è che dovendo coprire il nostro fabbisogno proteico giornaliero, distribuirle più o meno equamente durante le 24 ore è banalmente più semplice raggiungere l'obiettivo. Poi, diciamo la verità, troppo spesso siamo vittime di un'alimentazione ipercalorica, mangiamo troppo. E anche per questo è davvero raro che non si copra il fabbisogno, ma quando invece si cerca di mangiare il giusto, o magari se sei in dieta ipocalorica per dimagrire, prestare attenzione ad introdurre un adeguato apporto proteico è sicuramente più importante. Ad esempio, una categoria un po' a rischio sono i vegani, soprattutto nei primi tempi nel passaggio da una dieta onnivora, quando magari si tende un pochino a esagerare con i carboidrati perché per esempio non si è ancora abituati a inserire legumi e altre fonti proteiche vegetali in modo sistematico. Seconda ragione, che a mio avviso è forse anche la più importante, o no, diciamo meglio la più utile, ecco sì, la più utile. Una colazione più o meno bilanciata dal punto di vista dei macronutrienti è una colazione che ha più probabilità di lasciarti sazio e adeguatamente soddisfatto fino a pranzo, riducendo così il rischio dello snack imprevisto a metà mattina. E magari anche allo stesso pranzo arrivi
con una giusta sensazione di appetito, sì, ma senza quella fame da sbrano che induce i tuoi colleghi a lasciarti passare davanti alla fila per paura di essere morsi. Ti faccio notare però l'aggettivo che ho usato parlando di snack a metà mattina. Imprevisto. Vogliamo evitare lo snack imprevisto. Come abbiamo detto prima, ciò che conta rimane l'equilibrio complessivo della giornata e se magari opti per una colazione un po' più zuccherina e magari poi una manciata di frutta secca a metà mattina, ma di per sé non è affatto un problema, a patto che questo poi si incastri adeguatamente nel resto della tua giornata. Inserire un'importante quota proteica nella prima colazione non è quindi un obiettivo da perseguire fine a se stesso, ma una strategia che può essere funzionale al raggiungimento di quei valori fondamentali della scala delle priorità alimentari. Mangiare il giusto in termini di quantità, ovvero di calorie. Possibilmente fare in modo che la maggior parte di ciò che mangi sia cibo sano e minimamente lavorato. Possibilmente mantenendo un certo equilibrio giornaliero, o meglio settimanale, tra carboidrati, proteine e grassi. Equilibrio che peraltro si presta a una certa variabilità in base alle tue preferenze, al tuo stile di vita, al tuo gusto. Ed è proprio nell'ambito di questa variabilità che all'interno di questo triangolo di pilastri ti trovi nella libertà di approcciare la colazione in mille modi e giustamente qualcuno fa notare che potrebbe essere il momento migliore per godersi quella quota giornaliera di zuccheri semplici che da un punto di vista biochimico, infatti, è sicuramente vero che al mattino, dopo il digiuno notturno, è più probabile che il fegato abbia fatto largo uso delle scorte di glicogeno, la forma in cui accumula carboidrati, per garantire a cervello e globuli rossi il necessario e costante apporto di zuccheri. Questo fenomeno di svuotamento delle riserve porta con sé due conseguenze importanti. Il corpo diventa più ricettivo agli zuccheri semplici e ai carboidrati in generale grazie a un aumento della sensibilità insulinica. Insomma, sti zuccheri rimangono meno facilmente a spasso per il sangue a fare danni perché vengono prelevati dal fegato per ricostruire le scorte. Seconda ragione, nelle ultime ore della notte il corpo potrebbe iniziare a utilizzare in misura maggiore le proteine muscolari per produrre glucosio, anticipando l'esaurimento completo delle scorte di glicogeno. Vedi, il nostro organismo raramente opera con meccanismi binari, come un interruttore acceso e spento. Piuttosto potremmo paragonarlo a un dimmer, come quelle lampadine dalla luminosità regolabile, perché è capace di modulare con precisione l'intensità dei processi biochimici, regolando quanto ciascuno di essi contribuisce al mantenimento dell'equilibrio generale. Con la progressiva diminuzione delle scorte di glicogeno si fa via via progressivamente più importante l'apporto delle proteine come fonte di glucosio. E questa è allo stesso tempo la ragione per cui il mattino è, secondo molti, il momento migliore per introdurre la maggior parte di quella quota giornaliera di zuccheri semplici, ma anche fin da subito una buona quota proteica per recuperare quanto perso. E se ci pensi, questa associazione proteine e zuccheri semplici ha anche un altro vantaggio: ci permette anche di smorzare quel famoso sopravvalutato picco glicemico grazie al tamponamento delle proteine. Ma in realtà, di nuovo, ciò che conta è soprattutto l'equilibrio giornaliero. La mia opinione è che per il soggetto sano sia più che sufficiente ottenere un equilibrio di nutrienti nell'arco della giornata o anche della settimana, appunto, senza eccessivi estremismi e preoccupazioni. Questo significa che, sebbene il mattino possa effettivamente essere un momento favorevole per consumare il velo di marmellata, la torta fatta in casa, i 4-5 biscotti a cui proprio non riesci a rinunciare e a cui non devi necessariamente rinunciare, per inciso, se poi costruisci tutto il resto a modino. Ebbene, non fatico a immaginare anche una giornata tipo altrettanto bilanciata, altrettanto sana, in cui la fetta di marmellata arriva con la merenda. Ovviamente diverso può essere il caso del paziente diabetico, in cui la sensibilità insulinica e le proteine possono in effetti essere un'arma interessante da giocarsi al mattino. Allo stesso modo, non è necessario garantire al corpo al momento della sveglia tutte le proteine spese durante la notte. Sarà sufficiente farlo nella giornata. Insomma, riassumendo, ci sono sicuramente diverse buone ragioni per inserire un apporto proteico importante fin dal mattino, ma nessuna di queste riveste un'importanza tale da diventare indispensabile se dieta complessiva e stile di vita sono sani. E soprattutto ricorda, se in questo momento sei in peso forma, la tua dieta è bilanciata, ma desideri per qualche ragione comunque inserire delle proteine in più a colazione, dovrai necessariamente fare altri aggiustamenti nella giornata, non fosse altro che per mantenere quell'equilibrio calorico che hai adesso, perché non dimenticarti che anche le proteine apportano calorie. Quindi se aggiungi da una parte,
devi togliere da un'altra. Ma non solo, ti faccio notare un'altra cosa importante. Proteine in polvere a parte. Quasi sempre gli alimenti cosiddetti proteici apportano anche carboidrati e o grassi. I latticini, soprattutto se interi, apportano entrambi. Le uova apportano una quantità non trascurabile di grassi, idem la frutta secca a guscio e le relative creme. Per non farti saltare sulla sedia eviterò di citare i legumi, ma anche l'hummus sul pane, che forse troverai socialmente più accettabile, apporta anche lui carboidrati e grassi oltre alle proteine. Quindi aggiungere proteine significa spesso aggiungere anche altro. Quello che voglio dirti è che sicuramente ha senso introdurre una buona quota proteica al mattino, ma questo, come abbiamo detto prima, deve essere funzionale agli obiettivi complessivi della dieta, e cioè uno strumento eccellente, ma pur sempre uno strumento che puoi decidere di usare o meno. L'obiettivo da perseguire è un altro. E infine ricordiamoci la bellezza, l'eleganza della dieta mediterranea, in cui le percentuali dei macronutrienti non sono scolpite nella pietra e ci permettono anzi di giocare un bel po', a patto di restare in guardia sulle calorie. Ecco, a proposito, per farti un esempio, al mattino io mangio 2 fette di pane, qui la ricetta con, a seconda dei periodi, hummus, tahina, burro di arachidi o di altro seme, marmellata, e spesso devo ammettere una qualche combinazione di queste. Oggi il mio peso è stabile, quindi le 2 fette sono probabilmente giuste, ma dovessi guardare la golosità, credo che ne mangerei in più almeno altrettante, perché sì, diciamolo, il pane integrale e la combo crema grassa marmellata è uno dei piaceri in assoluto più sottovalutati della vita. Quindi attenzione a non farsi prendere la mano. D'accordo? Ok, ti lascio in descrizione il link a un video di Biasci appena uscito che è molto più approfondito del mio. Qui qualche idea per la colazione, qui la peggiore che tu possa fare, ma soprattutto grazie di cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Ma ricorda che uno sconosciuto in rete non può e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo medico curante né il tuo nutrizionista, perché solo loro possono conoscere davvero e quindi tenere conto delle tue specifiche esigenze. 2. Grazie ancora. Ciao.